I think it's a shame that so many people had to die. They died without a reason, without a cause, so I cannot really say anything to them. I remember something, I don't know if it's real or not, but it's a story that a Holocaust survivor wrote on the wall, that if God is real, he's gonna have to beg for my forgiveness. Yeah, so I think this is the thing that applies to a lot of Iraqis. Nell'ultima parte di questo documentario abbiamo raccontato i 40 anni sciagurati, per usare un eufemismo, che l'Iraq vive tra l'inizio degli anni '80 e la seconda metà dello scorso decennio. Anche quest'epoca, che a noi forse dall'esterno sembra ancora attuale, fa oramai parte della storia dell'Iraq, del suo passato. Ma allora qual è il presente? Al di là dei libri, dei notiziari e delle chiacchiere, che cos'è l'Iraq oggi? Una cosa che, soprattutto per noi europei, non scontata è che questo è un posto che ha tanta dignità. Persone giovani che vogliono, diciamo, un po' ripartire da quello che dicevi tu, da questa storia grande che hanno, avendo però delle fondamenta grandi di dignità. E quindi, cioè, il mio consiglio a voi, essendo stato già qua, è veramente guardatevi questo posto senza chiaramente qualsiasi tipo di pregiudizio, perché cioè, è l'unico modo in cui ci potete entrare davvero, soprattutto questi ragazzi che ci aiutano, cioè sono veramente quello che sta ricrescendo l'Iraq. Siamo partiti dicendo che avremmo guardato proprio lì, sotto la cenere, invece ci stiamo rendendo conto che dobbiamo guardare sopra, dobbiamo guardare alla Fenice che sta risorgendo da queste ceneri. I started this like 9 years ago when I felt like it's the time, because always I was passionate to start such projects, introducing Iraqis, the world about Iraqi ancient sites, Mesopotamian. When I was a kid, I loved Mesopotamia. I was always looking the library for books about Mesopotamia, talking about the stories. I was jealous from other countries, to be honest. Why not in Iraq? Why not us? Why don't we have tourism in Iraq? Successful version of Vincenzo in Iraq. We can see Iraq now is one of promising destinations, especially after the Pope of the Vatican, when he visited Iraq in 2021 and visa on arrival started. Anyone would visit Iraq would be welcome with a wide smile, with kind people. You would see a lot of people invite you for a tea, or invite you even to their houses, or give you free stuff in the market. معلومات بنرحب به. You are welcome to Iraq. شكرا. شكرا. Too kind. E forza Napoli. It's just like the generosity of the Iraqi people. That's اليوم بلد آمن مطمئن وجروبات سياحية على مدى السنة يجونا. I think Iraq is one of the safest countries now, even more than many countries famous for tourism. Iraq is safe because its people. I mean, the kind people who was live in fear during Saddam and also after Saddam. The same people now, they are getting rid of wars. They don't want to be in conflict anymore. The young generation is focused more into developing, into doing the right thing, finally. Stability of government. Iraq is a promising nation as well, not only destination. Long-lasted, like thousands of years, will not die like this, will not die simply. Insomma, Ali conclude dicendo che l'Iraq non è solo una destinazione, ma una nazione. Una giovane nazione che sta cercando la sua strada tra un passato ingombrante e un'enorme voglia di affacciarsi sul futuro. E allora a questo punto credo che dobbiamo spostare lo sguardo, togliere il filtro del viaggiatore e iniziare a guardare il paese con gli occhi di chi lo vive ogni giorno. Adesso stiamo andando a incontrare due ragazzi. Uno è Jamil Amir, lui c'ha un podcast che racconta storie di giovani imprenditori iracheni. I think for the past
22 years since the invasion of Iraq, we've had people think of leaving and escaping as the only way, right? As the goal, as the milestone to achieve it. And I think this has changed remarkably from 2003 to this very moment. We've been experiencing a major boom in all industries. It's been experiencing something it hasn't seen before, and this is due to many reasons, but mostly stability. Iraq is becoming a more stable place now. We've been seeing less disruptions to security. Everyone is being brave now because the country is stable, it's safe. I can put in a few $1 million and I won't have to worry about it 24/7. And this is happening locally and from foreigners as well. So we're seeing major foreign companies expand into the country because they've seen the stability. So what are the prospects here? مساء الخير. مساء الورد. زين بس هي صارت Go ahead. How are you? Good. What the weather about Iraq? It's cold or? No, it's all. It's okay. No, I'm from Napoli. Yeah, amazing city Napoli. One of the leading Iraqi economists. Così, bello e buono. Khalid al-Jaberi, o Jaberi, uno degli economisti più importanti dell'Iraq, quel giorno era ospite al podcast ed essendo in ritardo ce lo siamo ritrovati nel nostro slot. Scevo pure mazza a fare i documentari, lo dico sempre. But at the end of the day, we have a lot of alternative. For example, we have human capital. You know, more than 16% of citizen is youth age. Also, we have a lot of raw materials, and all these raw materials is not invested in still just oil. We have a lot of mineral, everything we have, and now release the big point and the milestone we are in is change the laws. They encourage all people to do business inside Iraq with more benefits. So everyone is opening their hands saying, come Iraqis, develop your country and let's be once and finally a country that's worth looking up to. A country that people go and visit. I hate in the Middle East that we only have 1 or 2 places that foreigners like Europeans and etc. actually find stable to live in. We only have what, Dubai and Riyadh now maybe? I'm not quite sure. Right? And Istanbul is trying to develop, Doha is trying to develop. Where's Baghdad? What made your country safer? Some people will tell you it's sheer luck. And that's why people are still afraid. Because they think, hey, we might just be having a lucky break, you know? These are, we call it a bahbuha in Iraq. We have a phrase for it, right? It's these 2, 3, 4 years where Iraq is stable, and it's happened before, by the way, but anything could happen again. Yeah. It's engraved in Iraqi's psyche that the communist phrase, today is better than tomorrow, right? It's a very deep thing in Iraqi culture. That, hey, tomorrow is not going to be as stable as it's going to be today. So we hope and we pray every day that this luck remains. If you talk to any Iraqi, this is the first thing they'll tell you. Jamil ci ha raccontato un Iraq che vuole fare impresa, creare lavoro e investire nel futuro. Ma ogni futuro ha bisogno anche di qualcosa di meno tangibile, ha bisogno di immaginario, di storie e di qualcuno che le racconti. Perché un paese, prima di essere ricostruito con il cemento, deve essere ricostruito con le immagini e con le idee. Una persona che se ne sta occupando è Mohamed, un produttore cinematografico. Per usare le parole di una persona a me cara, quell'arte che vede tutto quello che ancora non c'è. Mohamed sta contribuendo allo sviluppo del cinema iracheno e con il film Baghdad Messi è stato uno dei Cannes Makers 2023. Il film racconta la storia di un bambino iracheno che sogna di diventare come il suo idolo, Lionel Messi, e che perde una gamba in un attentato terroristico di un convoglio americano. Ma anche con una sola gamba il bambino continua a correre e a inseguire il suo sogno. When you have a war in a place, in a country, many things will be destroyed. And first thing will be destroyed is the image of
how safe is this country. I started producing or working in the industry 10 years ago, I guess, and there was a big responsibility in terms of how to build a strategies and mindset against the cultural colonialism. What is the idea of an universal human? How the Western colonialism wants to make a universal human, a one human could work everywhere around the world. The most important thing to tell from my perspective is the reality. The reality of the people, the reality of eating, reality of living, reality of talking, reality of streets, reality of friendship. In the film, in Baghdad Messi, already talking about how what happened in Iraq, as you see in 2006, it's because of the Americans, how they destroyed the country and didn't try at least to fix what they did after 2003. It's clear that Americans destroyed this country and destroyed the humans, destroyed also the mindsets, destroyed the way of how the people are living naturally, organically. These are the effects of the American invasion in Iraq. So I'm always saying that truth has always many layers, many faces. And you couldn't say this is the only face of the truth. If you have the money, if you have the economy, if you have the power, technology, if you have the weapons, you can control everything. You can control the others, control the lifestyle, control the media, control the stories. So what could an individual person do against these huge umbrellas? A lot of small fishes all together can eat a shark. Yes. You know? I'm doing this. We are trying to tell our stories, how we are doing this universal connections to tell our stories. We are already doing this in a very good way, but in the same time, we should know, we should make it clear what umbrella is there. Insomma, dopo anni in cui aveva perso la voce, oggi l'Iraq sta cercando di ritagliarsi una nuova identità e attraverso il cinema, i podcast e la musica prova anche a raccontarla. Ma c'è un cambiamento più difficile da raccontare ed è quello che non fa rumore, quello che si porta avanti gradualmente a piccoli passi, quello che non aspira alla rivoluzione ma alla normalizzazione, quello che riguarda i corpi, le libertà e i diritti e che troppo spesso, purtroppo, pesa tutto sulle spalle delle donne. Noi questo cambiamento abbiamo avuto la fortuna di farcelo raccontare da Mena, che ogni giorno con la sua associazione combatte una battaglia silenziosa ma incisiva. I decided to create this community so women spend great time, learn new stuff, build connections, develop their skills, and also if they don't have jobs, I tell them, hey, what you study? Biology? Okay, forget biology. Maybe you like art. Maybe you find a job in art. Maybe you will start your own business. I get judged by some group who they say, hey, you can't do this, you're women. Your job is sitting home and take care of the house. And when we were your age, we were married, we're taking care of our kids. You cannot encourage these Western ideas. I think there's no harm to try something new. And this is not wrong. We women have this equal rights to have fun, to develop skills, to start our businesses, to be financially free, right? And to depend on ourselves. It's not just house and marriage and, And I'm fighting these traditional, I'm not doing something very awkward to the society. What I'm doing is to encourage women to be empowered, to be free, to depend on themselves.
I first started recycling, they say, oh my God, you're talking for real? Recycling is for men. What are you doing with the trash? You crazy, you're women. Go and do something nice just for women. And I say, why? I'm a scientist. So science is only for men? Who said that, right? So I'm not giving them the change all at once. This is important because they have in their mind what they grew up with, right? So I cannot change it in one night. I need to introduce the change step by step. This is really important. Devo dire una cosa. Mentre Mena parlava, avevo un pensiero fisso da cui non riuscivo a farmi abbandonare. Quando l'ho salutata all'inizio, Mena non mi ha stretto la mano. E allora mi chiedevo, ma com'è possibile che una donna così emancipata, così coraggiosa, si rifiuti di dare la mano a un uomo? It has nothing to do with like empowerment, no. But because the culture here, we don't get used to shake hands with men. Yeah. We never shake hands. Like at work, when I see my coworkers, male, every day, I never shake hands with them. I still am empowered and I like say, hi, how are you? And like I can greet you in any kind of way, but because it's just a habit. We don't, from when we were young, we learned that we don't shake hands. Iraqi women are nice, free, empowered, but their voices are not heard yet. La risposta di Mena è stata abbastanza spiazzante e in serata ha ispirato una leggerissima riflessione con il gruppo. Se tu credi in una religione, in quella religione c'è un libro guida, è il Corano in questo caso, in cui ci sono dei versi che alcune persone hanno interpretato come la donna deve coprirsi il volto perché così fecero le donne attorno a Maometto. Cioè, se tu lo fai perché credi in quella cosa, tu stai esercitando la libertà di credere nella tua religione, che è una cosa che io da un certo punto di vista quasi inizio ad apprezzare, essendo uno che percepisce la totale assenza di cose in cui credere un po' come una fonte di sofferenza dell'uomo occidentale. Più viaggio, più mi rendo conto che tutto quello che noi vediamo ovviamente lo filtriamo con gli occhi della nostra cultura, no? Andare da loro a dire tu non sei libera perché non puoi fumare, non puoi uscire da sola, non ti puoi vestire come vuoi, è quasi un colonialismo, anche soltanto dirlo, no? Questo viaggio più di tutti, interfacciandomi con tante donne, mi ha fatto capire che non c'è un modello di libertà, ce ne sono tanti e nessuno è più giusto dell'altro. No, forse è un'opinione un po' controcorrente rispetto a quello che avete detto. Io credo che questo relativismo però eccessivo possa essere anche pericoloso, cioè secondo me pur sempre nella sfera della propria soggettività esiste un male, esiste un bene, comunque si lotta e si cerca di difendere quello che si pensa sia bene. Se dalla tua valutazione soggettiva ti rendi conto che alla base di una scelta che può apparentemente sembrare libera c'è un condizionamento, una privazione di libertà che sta alla base, insomma, bisogna combattere per estirparla, per contrastarla, sempre in maniera assolutamente rispettosa, mai soverchiante, mai prepotente, però io credo che si debba sempre distinguere, che ci sia sempre una linea di confine tra ciò che è bene e ciò che è male. Certe discussioni, quelle sulla libertà, così come quelle sull'amore, per esempio, sono un po' come i trenini delle feste. Belle, ma non portano da nessuna parte. Ma comunque, anche se non siamo andati da nessuna parte, qualche nuovo spunto sul tema a casa ce lo siamo portati. E il discorso lo chiudiamo con le parole di Sara, una podcaster di Baghdad che ci ha intervistati l'ultimo giorno. Il suo messaggio, secondo me, vale più di 1000 conclusioni. Iraq is a beautiful country. It's very much developing and things are becoming very, very different. But people have to understand that it has a really long road for it to develop.
So people really need to understand that there is cultural things that is very wired, very embedded, that will take a lot of years to change, you know. So people just should lower their expectations and higher their love to the country and just treat it with care. Quindi, torniamo alla nostra domanda. Che cos'è l'Iraq oggi? Da quel che abbiamo visto, è un paese vivo che pullula di idee, di energie e di voglia di fare. È un paese dove, con tutto il peso di una storia recente disastrosa, si prova a fare impresa, a fare arte e a far valere i propri diritti. Vorrei pure dire che è un paese normale, abitato da persone normali, che fanno cose normali, ma credo che sarebbe un po' riduttivo, perché un paese che deve lottare ogni giorno contro i pregiudizi non è un paese normale, è qualcosa di più. In un paese normale la gente non sente il bisogno di fermarti per strada e chiederti "Where are you from? Welcome to my country", così, a gratis. In Iraq, ma come anche a Napoli o nelle comune in Colombia, nelle favela in Brasile, invece sì. E personalmente credo che da questa lotta quotidiana contro i pregiudizi esca fuori tutta la bellezza, il calore e l'autenticità di un popolo. Certo, c'è ancora molta strada da fare, c'è la paura costante che la stabilità crolli di nuovo, le istituzioni, seppur democratiche sulla carta, sono ancora molto fragili, c'è una corruzione dilagante, la ricostruzione, sia quella fisica che quella della libertà e della parità, sono comunque ancora sfide aperte. E poi, proprio come da noi con i neofascisti, c'è anche qualche vecchio nostalgico. Saddam, very good. Yeah? Very good. How was life with Saddam? شلون كانت الحياة بوقت صدام؟ صعبة بس اكو امان وحقك مضمون. He's saying it's hard, but there is security, and also you have your rights, your more rights. And now? A parte di scherzi, una risposta alla nostra domanda noi, alla fine, ce la siamo data. L'Iraq non sarà ancora un paese perfetto, ma di certo è un paese in cammino. E anche se con qualche acciacco, questa volta sta camminando con le sue gambe. مغاني لهوه خمرا وريقا Siamo nelle paludi di Marshes e abbiamo raggiunto questa piattaforma fatta di canne su cui sono adagiate delle casse di canne con la canoa e adesso stiamo per fare colazione, sono le 6. Abbiamo appena finito di fare una colazione appiccando un bel fuoco con lo sterco dei bufali acquatici. Camminare non è un'azione che si compie solo per andare avanti. Per qualcuno rialzarsi può significare anche tornare indietro. È il caso dei Madan. A sud dell'Iraq, nel punto dove il Tigri e l'Eufrate finalmente si incontrano, esiste uno degli ecosistemi più antichi e unici al mondo, le paludi del Marshland. Qualcuno ritiene pure che qui ci sia il giardino dell'Eden di cui si parla nella Bibbia. In queste paludi, per più di 5.000 anni, tra case di canne, bufali acquatici e barche di giunco, hanno vissuto delle popolazioni di pescatori chiamate Madan. Poi, anche qui è arrivato Saddam, che accusò i Madan di sostenere la ribellione sciita e li punì brutalmente prosciugando quasi interamente le paludi e costringendoli a migrare verso le città. Saddam
ovviamente ci teneva molto all'immagine, ma era quasi, si vergognava quasi di quello che c'era, che era distrutto e non era più glorioso. Uno dei motivi per cui Saddam voleva togliere di mezzo è perché si vergognava di come dei beduini potessero essere iracheni. Prosciugare le paludi significava anche prosciugare la memoria che legava l'Iraq moderno alla Mesopotamia e i Madan ai Sumeri. Un atto folle, se ci pensate. Comunque, per fortuna, dopo il 2003 è iniziato il riallagamento e sono tornati una quantità enorme di specie endemiche animali, le barche e pure i Madan. Nel 2016 l'UNESCO ha persino riconosciuto le paludi come patrimonio dell'umanità, sia naturale che culturale, definendole uno dei più grandi sistemi di delta intorno al mondo in un ambiente così arido. Oggi i Madan accolgono i visitatori nelle loro case di canne con il tè nero, i racconti dei loro padri e fumandosi 77 sigarette al giorno mentre si lamentano dell'inquinamento. È pieno di insetti, ma c'è una bellissima accoglienza perché questi pescatori locali praticamente costruiscono per ogni... No, era un fazzoletto che si chiamano guest house, servono per ospitare le persone che tendenzialmente sono persone locali che si riuniscono qua per fare cose, oppure possono essere turisti. In tempi più recenti sta tornando, crescendo il turismo in Iraq, quindi i turisti vengono accolti gratuitamente a dormire in queste case di canne. All of them moved to Baghdad when they dried the marshes in the 90s. والله كان يتأمل أكو صدام حسين يروح من العراق. اي ماكو أمل. اي إلى أبي طالب قل لي نسوي لكم وحيد مثل هذا. Take us to Italy and we'll build a house like this. C'è anche un'altra funzione in realtà questo edificio, che è quella di risolvere contenziosi tra due capi tribù. Si incontrano solitamente in queste case e risolvono tutti i loro problemi. Speriamo che durante questa notte, che durerà poco perché ci dobbiamo svegliare presto mattina all'alba, anche noi riusciremo a risolvere i nostri problemi. Ve lo faremo sapere domani mattina. Ogni guerra prima o poi finisce, ma quello che lascia spesso non si vede subito. Non sono solo i morti, i fori di proiettili o le macerie, è qualcosa di più subdolo. È la sfiducia, il silenzio, l'assenza. È l'idea che non ci sarà mai un dopo e che nulla potrà mai davvero ricominciare. E invece no, perché le persone ricominciano, sempre. Ma allora la distruzione a cosa serve? A niente, a questo serve a niente. Nel mondo oggi si accendono nuove guerre, nuove invasioni, nuove violenze, nuove presunte verità da esportare. E allora, per concludere questo racconto, mi torna in mente una frase che scrisse mio fratello Edoardo, che mi porto dentro da tempo e che forse racchiude tutto ciò che questo viaggio mi ha insegnato. Bisogna stare attenti a picchiare, perché il pugno non è altro che una mano chiusa. E quando la apri, ti accorgi che dentro non c'è niente.